Allons enfants de la patrie. Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Smetto subito di cantare perché sono incredibilmente stonato, ma il giorno della DS9 è arrivato parafrasando l'inno francese. Certo, potrebbe sembrare che io mi stia sentendo quasi come Emmanuel Macron, però volevo fare un intro diversa dal solito, appunto perché quest'auto rappresenta un grande ritorno di DS nel mercato e nel segmento delle ammiraglie. Certo, qualche anno fa abbiamo scoperto insieme la DS9, poi la DS3, in passato la DS5, ma erano tutte più che altro vetture medie, medio-grandi, ma SUV rialzati. Mancava, e finalmente qui, un'ammiraglia con la A maiuscola, quindi è arrivato il momento di scoprire qui, grazie agli amici di Auto Club Group, la nuova DS9 e-Tense. Partiamo dal frontale in questo primo contatto walk around per scoprire un po' le sue caratteristiche, principalmente di design. È chiara la sua appartenenza al brand di DS Automobile, lo vediamo soprattutto dal corso stilistico seguito nell'anteriore con questa fanaleria LED dei DS LED Vision, quindi la fanaleria LED di questa vettura che termina nella parte bassa del paraurti con queste, se vogliamo, DS Wings, come le chiama proprio la casa, per arrivare poi però al centro a questa griglia di forma esagonale che riprende il motivo del badge DS, della dea francese delle ammiraglie, con questi elementi tridimensionali in gloss black, tra l'altro elegantissima perché nasconde la telecamera di parcheggio anteriore e tutto ciò viene incorniciato da questa fascia cromata sempre che segue la forma esagonale della griglia e va un po' ad abbracciare nella parte inferiore i gruppi ottici. Non è però questo l'unico elemento di spicco di questo frontale, perché molto originale è questa fascia sul lungo cofano motore che cela il 1600 benzina della DS9 e-Tense, quindi il lato termico di questa vettura, con appunto questa fascia cromata, questa striscia che corre per quasi tutta la superficie del cofano in maniera longitudinale e arriva a mostrarci questo badge con la EC, appunto la prerogativa dell'allestimento, ma soprattutto della versione di questa fantastica DS9. Tra l'altro, mentre vi avvicinate insieme a me per scoprire questo lunghissimo cofano, vi faccio vedere anche queste profonde nervature, sono sdoppiate nella parte destra e nella parte sinistra e danno tanta muscolarità e soprattutto innovazione, a mio modesto parere, alle linee di questa vettura e vanno un po' a richiamare l'aerodinamica dell'auto con questo muso che nella parte laterale, come vedete, si mostra, se vogliamo, con queste incanalature sempre aerodinamiche sotto il fanale e anche questo spigolo nell'angolo basso. Ma spostiamoci nella parte laterale perché è un'auto dalle dimensioni importanti, parliamo di 4,93 m di lunghezza, con un passo a tutto beneficio di chi siede all'interno di 2,90 m, un'altezza di 1,46 m e una larghezza di 1,86 m. Abbiamo dei cerchi in lega con una bella fantasia bicolore, parliamo di cerchi da 19 pollici, rifinitura satinata tra l'altro nella parte in color alluminio e nella parte nero all'interno, pneumatici 235/45 ZR19 della Michelin e secondo me questa combo di bicolore ci sta molto bene a contrasto con la colorazione molto chiara della vettura. Allontanatevi un po' perché voglio farvi vedere la silhouette per intero della DS9 e-Tense nella sua vista appunto laterale. Guardate quanto appare slanciata ma allo stesso tempo elegante, perché abbiamo a livello di sportività questa profonda nervatura aerodinamica che corre per tutta la fiancata, guardate, arriva fino al gruppo ottico posteriore, però allo stesso tempo ha questo tetto molto ma molto morbido che presenta delle caratteristiche aerodinamiche, soprattutto nella parte alta, data la presenza del tetto apribile, che la rendono interessante. Non è l'unico elemento interessante di questa fiancata, perché l'auto dovrebbe essere chiusa in questo momento e come vedete le maniglie sono a sfioramento, praticamente sono rientrate all'interno della fiancata nel momento in cui appunto le portiere sono state chiuse, ma aprendola escono, quindi smettono di avere una funzione aerodinamica e riprendono la loro funzionalità. Guardate un po', mi basta praticamente tirarle, funzionano come delle normali maniglie, ma nel momento in cui io vado a chiudere la serratura del blocco porte, come vedete, rientrano e quindi in viaggio non avremo nessun tipo di problema. Il secondo elemento di interesse è questo sportellino che cela non tanto
l'accesso al serbatoio quanto quello alla bocchetta per ricaricare il pacco batterie, perché iTense è il nome che DS dà ai suoi modelli plug-in hybrid. Chiudiamolo con una pressione. Qui su troviamo sul montante C un LED che porta un ulteriore indicatore di direzione in questa vettura, ma direi che è arrivato il momento di focalizzarci sull'estetica della vista posteriore, dove abbiamo questo gruppo ottico inedito per il design della casa. Abbiamo un disegno tridimensionale all'interno, cromato, quasi effetto specchio, che va un po' a accompagnare la superficie di questa piccola fascia LED in rosso. Ve la faccio vedere, vediamo, si accende nella parte superiore l'indicatore LED in arancio e sotto abbiamo il LED della fanaleria posteriore. Sotto di esso questo baffo sotto il fanale che va a raccordarsi con la fiancata della vettura. Ora che siete qui vi mostro chiaramente il badge iTense della DS9 plug-in hybrid, che praticamente è l'unico tipo di motorizzazione, perché in futuro uscirà una seconda versione, ma ne parleremo all'interno della macchina, però appunto sono entrambe motorizzazioni ibride. Siamo nel posteriore, sempre badge DS9 e cornici degli scarichi. Prima di salire a bordo però è d'obbligo mostrarvi anche il suo baule. Apertura elettroattuata, un baule veramente profondissimo. La presenza del pacco batterie da 11,9 kW secondo me non pregiudica affatto la comodità e la praticità di un baule da 510 litri. Qui abbiamo il cavo di ricarica per caricare il pacco batterie, lo vedete in arancio, forse è un po' scuro all'interno ma ve lo descrivo comunque un po'. Abbiamo due ganci sulle due pareti destra e sinistra, una tasca laterale, ganci anche lì in fondo. Qui c'è il mio zaino, ma per motivi di profondità vi ho messo anche la borsa del cavalletto. Guardate un po' fin dove arriva. È praticamente un baule immenso e profondissimo, e il divanetto posteriore tra l'altro può essere abbattuto interamente per avere ancora più spazio, magari per gli sci o per qualche altra esigenza di trasporto. Chiudiamo sempre con un pulsante questo baule che ci mostra, nel momento in cui l'abbiamo richiuso, anche questa superficie che va verso l'alto quasi con una pinna, e quindi capite bene che anche questa, oltre che esigenze di design, rappresenta una necessità aerodinamica della vettura per migliorarne l'efficienza, come in tutte le auto elettrificate o elettriche. Ma adesso basta chiacchiere, andiamo a scoprire il vero fulcro di questa vettura, perché un'ammiraglia vuole essere sì guidata, vuole essere sì ammirata, ma soprattutto goduta dal suo passeggero, quindi mi siederò prima davanti al posto di guida e poi dietro. Godiamocela insieme. Ecco, in questo video tra l'altro sto capendo che funziono molto meglio da passeggero che da autista, perché sono stato sbadato e scortese, non vi ho neanche aperto la portiera, ma accomodatevi insieme a me all'interno dell'abitacolo. Io intanto mi vado a sedere nella posizione del guidatore per capire un po' questa DS9 cosa offre in termini di comfort, perché diciamocelo è la funzionalità principale di una vettura del genere. In primis, la cosa che più mi ha colpito è la qualità di questi materiali scelti. Abbiamo un rivestimento interno chiamato Opera, ovviamente con l'accento sull'A perché è un'auto francese, pelle in colorazione bordeaux con delle impunture in bordeaux stesso, che quindi vanno un po' a rendere ancora più elegante con il loro stile Clou de Paris di questi interni la DS9. Al centro il grande display in formato widescreen con sotto la pulsantiera a sfioramento che vi accenderò a breve, e davanti a me un volante dalle dimensioni piuttosto generose, sempre in pelle bordeaux con il logo DS al centro, pulsanti dedicati ai controlli vari della radio, dei media, delle chiamate, i pedal del cambio automatico. E a proposito di cambio automatico, qui al centro abbiamo il selettore con anche la modalità di guida B, quindi per la frenata rigenerativa del pacco batterie di un'auto plug-in hybrid. Abbiamo questa console centrale molto interessante con la qualità di questi pulsanti che mi ha sempre colpito sin dalla DS7 Crossback, con questo design elegantissimo in effetto alluminio, una piccola cornice in gloss black e anche dei vani nascosti interessanti. Ne abbiamo uno qui che ci dà accesso al accendisigari, due prese USB-A, un vano per riporre il proprio smartphone, sempre qui nel tunnel centrale due portabicchieri nascosti da questo cuscinetto in pelle favoloso, e sotto il bracciolo un altro pozzetto abbastanza comodo. Tunnel centrale bello presente all'interno dell'abitacolo che abbraccia passeggero e guidatore anteriori, e sul pannello porta ritroviamo la cura dei materiali incredibile di questa vettura, con questa pelle nella parte alta,
delle plastiche nella parte più bassa, che sono però soft touch sia nella parte centrale che quella inferiore, dove troviamo quindi una superficie bicolore dal bordeaux al nero. Maniglia sempre con effetto alluminio. È arrivato il momento di accendere il quadro strumenti e anche la strumentazione dell'infotainment. L'auto ci dà dei primi avvisi, ma ecco, focalizziamoci su questo sistema infotainment, sul quale chiaramente vi porterò in un focus come nostro consueto. Abbiamo i pulsanti a sfioramento nella parte bassa per controllare i media, il navigatore. In questo momento vedete un sistema piuttosto fluido. Qui su abbiamo il cronografo BRM e le bocchette dedicate al clima che può essere controllato esclusivamente in funzionalità touch. Lo spegniamo subito per motivi di audio. Un'altra caratteristica interessante di questo sistema, abbasso un po' il volante per vederlo meglio e commentarlo insieme a voi, è il display completamente digitale della strumentazione dedicata al guidatore, che in questo momento mi sta mostrando le informazioni dedicate al flusso di energia del pacco batterie. Molto ma molto interessante. Posso modificare le varie finestre dal rotore di sinistra, ma di tutto ciò vi parlerò chiaramente nel nostro Focus Infotainment. Adesso è il caso di focalizzarci anche sulla comodità di bordo. Non posso dirvi molto sulla visibilità in marcia perché chiaramente dovremo provarla, e iscrivetevi al canale per non perdervi un eventuale futuro test drive a bordo della DS9, ma in generale la comodità di bordo è praticamente a 5 stelle, sedili morbidissimi, pelle traforata con impunture sui fianchetti. Direi che è il caso di io crogelarmi un altro po' qui all'interno e con voi ci vediamo là dietro per capire un po' la vera persona importante, magari un primo ministro, un presidente, in generale un politico, un imprenditore, come sta seduto là dietro. Grazie Ambrogio, chiudo io la portiera, non ti preoccupare. Certo, dovrei sedermi qui dal lato del passeggero destro, ma voglio farvi vedere un po' i sedili traforati, esattamente identici a come li abbiamo nella parte anteriore, chiaramente leggermente meno avvolgenti per motivi di spazio, ma abbiamo delle vere e proprie poltrone. E poi non so se riuscite a capire da lì fuori, ma credetemi, questo abitacolo è troppo esclusivo, quindi non vi ammetterò all'interno, lo spazio per le gambe, perché è praticamente infinito. Ho lasciato il sedile del guidatore nella mia posizione di guida e dovrei avere 4 gambe per poter occupare tutto questo spazio. Ne ho a sufficienza anche per i piedi, anche per la testa, con questo bel cielo della vettura in alcantara super soffice al tocco. L'ingresso a bordo, nonostante la forma del tetto quasi da berlina coupé, non è stato troppo problematico, e chi siede qui dietro gode certo di questi ottimi materiali, ma anche di delle chicche, perché abbiamo uno speaker Focal Electra sul pannello porta insieme al controllo dei finestrini, quindi degli alzacristalli elettrici in effetto alluminio. Sembra quasi intagliato a mano, elegantissimo. Ma non solo, abbiamo una classica tasca per delle riviste nella superficie posteriore dei sedili anteriori, le bocchette del clima e anche i controlli touch della velocità delle ventole, del clima automatico, della temperatura del clima monozona posteriore, e anche il controllo per la ventilazione o il riscaldamento dei sedili posteriori. Elegantissima, funzionalissima, e soprattutto secondo me quest'auto sa viziare molto chi siede al suo interno. Abbiamo ulteriori 2 prese USB A nel tunnel centrale dedicate a chi siede qui dietro. Il tunnel centrale non è neanche molto alto, quindi posso confortevolmente spostarmi al centro. Chiaramente penso che tutto ciò sia dedicato più che altro ad un bambino perché è piuttosto stretto, però secondo me in 2 qui dietro si viaggia a 5 stelle, come vi ho già detto all'inizio. Visibilità anteriore forse leggermente stretta perché abbiamo uno specchietto frameless, certo, ma comunque ingombrante se paragonato anche all'altezza della plancia dal mio punto di vista. Ma parliamoci chiaro ragazzi, chi siede qui dietro di certo non starà a godersi la strada davanti a sé, magari sì il paesaggio che scorre dai finestrini, ma soprattutto avrà bisogno di parlare di affari, di business, di politiche internazionali, quindi sarà occupato con il suo tablet o con il suo computer, quindi siamo seri. Torno nella mia posizione di passeggero da questo lato perché voglio concludere questo video parlandovi un po' degli allestimenti, ma soprattutto della motorizzazione. Perché la DS9 e-Tense è venduta con una motorizzazione plug-in hybrid, da qui appunto come vi ho già detto il nome e-Tense, un 1.600 benzina da 180 cavalli più un motore elettrico da 80 cavalli alimentato da un pacco batterie da 11 kW circa,
con una potenza combinata complessiva in modalità ibrida di 225 cavalli e la possibilità di percorrere più o meno 50 km di autonomia in modalità completamente elettrica. Possiamo anche attenderci da questo 2021 l'arrivo di un'ulteriore versione, perché questa è a 2 ruote motrici, arriverà una 4x4 e-Tense con, pensate un po', un powertrain plug-in hybrid da ben 360 cavalli. Per quanto riguarda l'allestimento interno di questa vettura, come vi ho detto, abbiamo gli interni con le rifiniture Opera. Le versioni disponibili sono la Performance Line e la Rivoli, ma per i prezzi non ve lo dirò qui perché vi voglio rimandare al nostro sito internet, ve ne parlo qui fuori, fatemi uscire. Infatti, per tutte quante le info delle auto di cui vi parliamo potete restare aggiornati sul nostro sito internet www.wedrive.tv. Io non posso far altro che ringraziarvi per aver visto questo video, ringraziare gli amici di Autoclub Bari che ci hanno concesso l'opportunità di venire a vederla in anteprima e a filmarla per voi. Voglio sapere i vostri commenti qui sotto nella sezione specifica, non sotto il cofano, sotto su YouTube, con i vostri pensieri appunto riguardo la nuova DS9 e-Tense. Lasciateci un bel like se questo video vi è piaciuto e come fare per essere aggiornati con tutti i nostri infiniti contenuti. Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello e seguiteci sulle nostre piattaforme social, il cui nome è molto semplice come quello del sito wedrive.tv.